Allora, le prime slide sono semplicemente di presentazione, ma sono proprio 3 di numero, relativi a quello che abbiamo presentato al PRIAMAR, quindi Sport for Life, l'azione educativa e l'obiettivo formativo, che è quello di, insieme con gli operatori nell'ambito sportivo, creare e promuovere progetti che utilizzino in maniera efficace lo sport per il miglioramento della salute psicofisica, l'inclusione sociale dei giovani, ok, e soprattutto aggravato dal problema della pandemia e nella situazione in cui ci troviamo in questo momento dopo questi anni di chiusura. Ciao Corso, non ti avevo visto, buongiorno. D'accordo. La base è Emanuela Pierantozzi, che la conoscete benissimo, olimpionica. Foresta, quindi non so quanti di voi mi conoscono. Sono di Bologna. Nel judo, insomma, credo che sia il top. Io mi chiamo Antonella Sbragi, sono stata un'insegnante di ginnastica a 40 anni, ho lavorato con gli studenti 40 anni e ho l'onore di lavorare insieme a Emanuela. In università sono insegnante di espressione corporea e analisi del movimento e un pochino di danza sportiva, ma qui abbiamo i tecnici che sono meglio ancora. E poi il capo carismatico che ha avuto l'idea di portare... Se no veniva qua ad aprire sì. Sperimentazione. Vuoi dire due cose? Okay. Sì, no, infatti piacere di lavorare assieme, anche perché al di là di acquisire competenze, ma noi useremo anche le vostre competenze, visto che non siete studenti di scienze motorie, ma siete già esperti sul campo, e il modello che noi vorremmo presentare ai colleghi degli altri stati è la capacità di lavorare assieme, cioè quindi mettere in rete le competenze. E beh, è un metodo, anche che ha tutta la sua strategia, che insegna a condividere quello che si conosce, anche perché noi dobbiamo, come sportivi, riattrarre chi si è allontanato dalle discipline, perché chi già sta facendo non è quello il problema. Noi abbiamo una grande sfida, perché i numeri dello sport stanno calando e il Covid ha dato il colpo di grazia, proprio legate alle fasce più fragili, che sono i soggetti preadolescenti, adolescenti, che già in quella fase hanno i loro problemi. In più questa pandemia ci ha veramente allontanati e ha dato loro in mano questi strumenti tecnologici che ancor più hanno creato questo allontanamento anche dallo sport che noi appunto in cui crediamo e sappiamo essere la panacea di tutti i mali sociali se ben utilizzato. Quindi in qualche modo siamo partiti da una domanda: come facciamo a condividere il patrimonio che c'è già a Savona, che il Comune appunto anche con l'evento che ha fatto a settembre in qualche modo ha messo in luce, visto che c'era anche bisogno proprio di riuscire da questo periodo. In qualche modo però dobbiamo porci delle domande e noi abbiamo delle strategie, ma quello che sarà il nostro obiettivo anche come assieme portare delle idee per riattrarre questi giovani, perché non c'è una soluzione, il problema è attuale, ci sono delle idee, in qualche modo questi 4 incontri vogliono poi essere l'occasione per arrivare a riuscire a condividere il lavoro di gruppo, delle idee per capire se possono essere utili e poi nella fase successiva poi applicarle. Quindi non sarà soltanto, diciamo, il metodo tradizionale di fornire delle competenze, perché noi abbiamo delle competenze specifiche, ma dall'altra parte sicuramente ognuno di voi, visto che da tanti anni state lavorando sul campo, avete le vostre, quindi è proprio una strategia differente questa, dove noi dobbiamo riuscire a lavorare in squadra e portare delle idee dopo che noi abbiamo dato degli esempi, ok? Quindi per quello già noi stiamo dimostrando di riuscire a collaborare, al di là che ognuno ha la sua disciplina, e invece dobbiamo in qualche modo riuscire a parlare uno stesso linguaggio per dare degli strumenti e riuscire a prendere anche e mettere in rete le vostre competenze. Quindi è un po' una sfida laddove io personalmente dello sport ho amato tanto
diverse cose, ma non, secondo me il grande limite del nostro ambiente è che poi lavora in compartimenti stagni. Ognuno nella sua palestra si fa un discreto masso, ma alla fine la nostra difficoltà, sì, pubblicizziamo quello che facciamo, la federazione ci aiuta, ma i giovani che non si sono mai avvicinati allo sport o l'hanno vissuto male non ci considerano. Abbiamo arti marziali. Le nostre due competenze sono di questo tipo. C'è calcio, danza, le nostre due competenze sono di questo tipo. Quindi già partiamo da due presupposti che sono un po' agli antipodi, ecco. E quindi sono sicuramente un lavoro, insomma, sul quale puntiamo, sicuramente un lavoro di collaborazione. E io per partire da questo guarderei il panorama europeo, perché c'è stata una rivoluzione dal punto di vista della didattica in questi ultimi anni, che spero di riuscire a passarvi. Quando si parla di competenza, la competenza è un'idea complessa, la usiamo tutti ormai in maniera, la competenza, ma non è così semplice il discorso. Intanto la prima competenza che a noi interessa è quello di assicurare il benessere ai ragazzi, e questo è l'obiettivo primo dell'Agenda 2030 dell'ONU. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. E questo è una parola chiave che si chiama apprendimento permanente, e in inglese loro usano long life learning, cioè apprendere, imparare per tutta la vita. Quindi il movimento diventa utile dal bambino dell'infanzia all'anziano. Quindi lo sport diventa davvero un momento curriculare e verticale. E questo è molto interessante, perché se ad esempio noi pensiamo alla scuola, nella nostra scuola si inizia l'educazione fisica, si inizia il movimento nella prima media, come se fino a 11-12 anni i bambini non avessero bisogno di muoversi. In compenso gli insegniamo a parlare, a scrivere all'età di 6 anni. Allora io penso che esistano due tipi di linguaggio: il linguaggio verbale, che è quello custodito scolastico, e il linguaggio non verbale, il linguaggio del movimento, il linguaggio del corpo, che deve essere insegnato, coltivato, approfondito da quando il bambino nasce. Si deve iniziare a muoversi, a lavorare sul movimento da quando si nasce, così come si comincia l'azione o la parola. Ci sono dei punti chiave in questo momento storico di attenzione in questo, e due per tutti. Intanto il Ministero non si chiama più Ministero della Pubblica Istruzione, si chiama Ministero dell'Istruzione e del Merito. E in questi ultimi anni, ci sono stati vari progetti, lo sport di classe, scuola kids, tutti progetti che hanno cercato di portare lo sport nella scuola. E in qualche modo questo ha mosso le acque in qualche modo, e ha fatto sì che, ad esempio, tutti voi penso che partecipiate al discorso dell'inserimento dello sport nella scuola secondaria di primo grado, nella scuola media, dell'inserimento dei tecnici. Quindi c'è un movimento che sta lavorando in questa direzione. Però bisognerebbe riuscire a instradarlo, a indirizzarlo e a farne parte, a farne realmente parte. In questo momento nella scuola primaria, ad esempio nella classe quinta, nella classe quarta, è entrato di fatto l'insegnante di educazione fisica, di fatto. Però insomma ci sono 6.500 problemi su questo, però guardiamo un attimino velocemente. Allora, parliamo di competenze, la scuola ormai nei programmi parla di competenze, secondo me anche lo sport dovrebbe iniziare a progettare per competenze. E non è così difficile lavorare in questa direzione, però è una sfida. Intanto è una sfida culturale il fatto di riuscire ad armonizzare lo sport e la scuola. Quante volte ci siamo sentiti dire a scuola comincia ad andare a studiare invece di andare a fare le gare, oppure prof mi devo andare ad allenare, no, adesso lascia perdere, o addirittura con certi insegnanti non si può neppure dire che si va a fare i campionati studenteschi o a fare lo sport, perché questo è... Allora tutti questi pregiudizi devono essere assolutamente superati. Secondo me si possono superare, secondo noi, se davvero acquisiamo quelle che sono le competenze, cioè se riusciamo a parlare di competenza
e di apprendimento, che sono le due parole chiave che in questo momento nell'ambito scolastico, ma anche, vedremo, nella comunità europea fanno da padrone, insomma fanno da obiettivo. Allora è una sfida culturale di inclusione innanzitutto. Tutti quanti devono fare sport, tutti quanti devono capire l'importanza del movimento, alla ricerca però di una continuità di obiettivi e di apprendimento condivisi. Che lo sport non deve dare indicazioni di un tipo e la scuola di un altro, cioè scuola e sport devono davvero lavorare per il benessere comune, per la progettazione scolastica e sportiva, per raggiungere insieme i traguardi di apprendimento, con le nuove regole, insomma con le nuove indicazioni ministeriali. Si parla di traguardi, cioè come raggiungere dei traguardi, anche lo sport raggiunge dei traguardi, e questi sono traguardi di competenza. E questi traguardi di apprendimento sono mediati dalla trasversalità, vuol dire, e questo ve lo dico come esperienza mia, forse quando si fa relazione non si deve parlare della propria esperienza, però io ho insegnato 40 anni, prima ginnastica insegnavo, poi educazione fisica, poi insegnante di scienze motorie, adesso non so, ultimamente scienze motorie e sport. E io sono stata 40 anni nei sottofondi, perché le palestre sono quelle che sono nella scuola, però non mi sono mai sentita insegnante di classe B, perché sono sempre stata di valore nei confronti dei colleghi. Era importante, perché io ho sempre cercato di collaborare con l'insegnante di matematica, con l'insegnante di italiano, con l'insegnante di geografia, cercando di fare un lavoro interdisciplinare o transdisciplinare, come può essere. E quindi essere insieme tante discipline, l'atletica, la danza, il judo, vuol dire mettere in condivisione le nostre specificità, le nostre competenze e davvero riuscire a fare una progettazione per competenza nello sport condivisa, dove ognuno di noi mette in campo quelle che sono le sue abilità e conoscenze. Allora, quando si parla di progetto, perché ultimamente non si parla più di programma, si parla di progetto, i verbi indicano l'azione, e nella programmazione dello sport, così come nella scuola, spesso si ragiona in questo modo: si fa uno schema. Il mio allenatore, che era il migliore del mondo, facevo saltinato, mi dava uno schema e mi diceva devi fare tot ripetuti, devi fare questo, devi fare quello, il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì. E questo era un discorso di programma, così come a scuola ti fanno una programmazione e ti dicono benissimo, allora devi studiare 10 pagine di storia, 3 di geografia, eccetera. Parlare di progettazione vuol dire riuscire a essere flessibili, quindi non programmati, non un vaso che si riempie dalle nozioni dell'insegnante, ma riuscire a fare un qualcosa che può essere flessibile, che cambia a seconda della persona che ho di fronte, cercando di arrivare fino a un determinato punto, ma avendo la flessibilità di modificare come viene modificato l'apprendimento dello studente stesso. Cioè lo studente deve apprendere, e deve apprendere dando il meglio di quelle che sono le sue possibilità e le sue capacità. Cioè non essere riempito di nozioni o essere riempito di programmi. Allora la parola progettare, che è come se io dovessi parlare di un ponte che mi porta a superare da un punto all'altro le cose per raggiungere l'obiettivo finale, la parola progettazione è la parola chiave che in questo momento viene utilizzata nell'ambito della didattica. In particolare, a sussidio della didattica per competenza, sono nati nuovi strumenti, e sono l'uno, gli OSA si chiamano, perché poi si parla ormai per acronimi, che sono gli obiettivi specifici di apprendimento, e le UDA o unità didattiche di apprendimento. Questo lo ritroviamo in ogni ambito scolastico. Quando si parla di competenza si affronta un'idea molto molto complessa. Perché? La competenza, mi sono trovata in una riunione di piloti, e questo era un pilota dell'Alitalia, e si è presentato e ha detto che lui come pilota, loro devono essere responsabili, eticamente corretti, sono insomma posti di grandissima responsabilità un pilota insomma che guida un Boeing. E lui mi ha citato queste parole, mi ha detto: un pilota deve sapere, deve avere l'abilità, quindi saper fare, ma soprattutto deve saper essere.
è l'attitudine, è l'etica, è la serietà, la responsabilità. In inglese le parole chiave che vengono utilizzate: knowledge, che vuol dire conoscenza, skill, che vuol dire abilità, e attitudine. Questi tre elementi, compenetranti uno nell'altro, mi danno la competenza. C'è questo triangolo che sarebbe un disegno che rappresenta un iceberg, ed è come posso dire, rappresenta questo: nella parte alta le abilità e le conoscenze, ma nella parte bassa, nella parte nascosta, quella che non conosciamo, tutte quelle che sono le capacità, gli atteggiamenti dei nostri ragazzi, quello che non appare, ma che noi dobbiamo essere in grado di andare a coltivare, a scoprire, a lavorarci. Cosa posso dire? La competenza è un saper agire, quindi, o reagire, però deve essere riconosciuto. Il fatto che sia riconosciuto deve essere valutato, e deve essere una valutazione condivisa. Un mio allievo non può prendere 4 e io pensare che invece meriti 8, o viceversa, essere da 4 e pensare di essere da 8. Nello sport e nella danza sportiva, poi, o negli sport di giudizio, è ancora più difficile tutto questo. Dobbiamo arrivare a essere oggettivi nella valutazione. La competenza deve essere riconosciuta, deve essere e valutabile in maniera oggettiva, e questo non è un obiettivo semplice. Allora, guardate, qui adesso parliamo di competenze chiave dell'apprendimento permanente. L'Unione Europea dice: le competenze chiave sono un pilastro per supportare la ripresa post-Covid, per riuscire a far fronte alle sfide imposte ai cambiamenti demografici, dalla realtà digitale che sta trasformando il nostro modo di lavorare, vivere, con la conseguente richiesta di modernizzare altresì i sistemi di istruzione e formazione. Io ogni volta penso al mio babbo, e il mio babbo, e sempre dico questa cosa: il mio babbo era un contadino, e quindi quelle che erano le sue capacità, le sue competenze, potevano essermi trasmesse, perché il mio babbo mi trasmetteva le cose che sapeva, quindi come si assaggia l'olio, come si assaggia il vino e tutte queste cose. Adesso i nostri ragazzi hanno delle competenze che sono superiori a quelle delle persone grandi o anziane, perché c'è una velocità di modernizzazione del computer, del cellulare, di tutta quella che è questa realtà multimediale, e in particolare questo Covid ha massacrato in questo modo, perché tutti quanti abbiamo passato ore e ore e ore con la testa davanti alla scatola del computer, senza riuscire a procedere in questa direzione. E allora queste competenze chiave sono estremamente importanti, perché gli Stati membri dell'Unione Europea sono stati chiamati a sostenere il diritto a un'istruzione e a una formazione e a un apprendimento permanente. Vuol dire che siamo per forza obbligati, con questa velocità di aggiornamento della cultura, ad aggiornarci, anche quando abbiamo 90 anni. E quindi ad assicurare a tutti le opportunità di sviluppare le competenze chiave, e ogni Stato ha declinato le competenze europee in competenze di cittadinanza. Velocemente vi indico due cose interessanti. Lasciamo perdere il 2007 e il 2018, dove c'è stata la nuova raccomandazione, eccetera. Le competenze chiave per l'apprendimento permanente, quindi il long life learning, sono 8, e la società attuale struttura le competenze in imprenditoriali, sociali, civiche, sempre più complesse, per assicurare ai cittadini capacità di cambiamento, capacità di adattarsi ai cambiamenti, inclusione sociale e lavoro. Cioè avere le competenze che mi portino anche ad avere una forma di lavoro. Allora, ne leggo due interessanti. Allora, nello sport e il movimento rientra in ognuna di queste competenze, ognuna, perché la competenza multilinguistica è la capacità di riuscire a muoversi con tante possibilità di linguaggio non verbale, tante possibilità di movimento, che sia la capacità di usare la palla, la capacità di rotolarsi per terra, la capacità di salto,
la multilinguistica non è solo riferita all'inglese o al francese o allo spagnolo, è riferita alle molte possibilità del mio movimento, anche. La competenza matematica è competenza in scienze e tecnologie e ingegneria. Interessante che usino la parola ingegneria, perché l'ingegnere è quello che costruisce, che organizza la struttura. Questa secondo me è la parte più interessante, la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare. Nel momento in cui io riesco a imparare, riesco a capire che ci sono tantissimi modi per apprendere le cose, che non è solo il mio personale, ma è anche entrare in comunicazione con gli altri e capire come si può imparare in altro modo. Io agli studenti questo lo dico sempre. Parlo del mio vissuto, perché io faccio l'insegnante, però ai miei studenti sempre dico, voi cercate di imparare più cose possibili. E imparare diventa la prima delle competenze di cittadinanza. E poi individuare collegamenti e relazioni, quindi la relazione con l'altro, la condivisione, la comunicazione e poi insomma la competenza digitale. Noi la competenza digitale la utilizziamo nello sport, in qualunque tipo di sport, eccetera. Ecco, queste sono le indicazioni nazionali. Il discorso delle competenze è stato raccolto a livello di indicazioni nazionali in 4 aree di competenza, e sono queste. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo. Vuol dire che il corpo si muove nello spazio, ovvio, e nel tempo. Kant, le categorie sono quelle dello spazio e del tempo. Io mi muovo nello spazio e nel tempo. Sono le prime cose, dove mi muovo. E sto leggendo da sinistra a destra, ma potrei anche leggere dalla parte opposta. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva. Questo è veramente importante che sia stato inserito nelle indicazioni nazionali, vuol dire che è riconosciuto il valore del linguaggio del corpo. E questo nucleo tematico, penso, che nella scuola e nello sport spesso venga trascurato. Però le attività espressive conducono verso una concezione unitaria del sapere, rendendo possibile il superamento della frammentazione del concetto gerarchico delle discipline. Ora qui il mio pensiero ho cercato di esprimerlo come una frase, però è quello che vi ho detto prima. Cioè esistono discipline di serie A e discipline di serie B. E dobbiamo cercare, e attraverso le attività espressive si può, secondo me si riesce a essere davvero, a rientrare in tutti gli ambiti, e soprattutto e nello sport ancora di più, nello sport e nel movimento. Vi dico 3 punti chiave che secondo me il linguaggio espressivo può fornirci. Intanto sentirsi a proprio agio quando ci si muove. Quando faccio fare le cose agli studenti, le prime volte, in palestra, sono tutti attaccati al muro, cioè nessuno occupa lo spazio, tutti attaccati al muro. E quindi non si sentono tanto a loro agio quando gli dico di fare le cose. Poi piano piano vedi che occupano lo spazio della palestra. E il secondo è sentirsi perfettamente a proprio agio, quindi nell'atto espressivo dobbiamo sentirci liberi di mostrare un pochino di noi stessi, quindi essere spontanei nel movimento. E per farlo abbiamo bisogno di liberarci dai condizionamenti mentali, emotivi, spesso sociali ed educativi. Allora le proposte che andiamo a fare in palestra, fanno questo tipo di percorso. Parto dallo spazio personale, cioè il mio spazio personale e dove mi muovo nel mio spazio personale, fino ad arrivare, abbiamo 3 lezioni per farlo, fino ad arrivare alla relazione con l'altro e l'altro nell'ambito del gruppo, quindi all'armonia del gruppo. Mi sono permessa di scrivere il testo ultimo che ho pubblicato per la LÖSCH, si chiama Professione Sport ed è dotato in ambito scolastico. È importante che sia adottato in ambito scolastico perché quelle che sono le mie proposte sono passate ai ragazzi. Che cos'è l'espressione corporea? E qui nelle domande che Emanuela ha fatto, l'hai mandato? No. Lo fai? Devi tu mandarlo sulla chat? Sì. Allora, Emanuela ha preparato un questionario
che vi mando nella chat. Peccato non posso aspettare. Tu dove sei? Sulla tua pagina online? Allora, dovresti condividere sulla loro chat di VClub, di WhatsApp, il link che ti ho mandato. Un attimo, allora, Sì. un attimo, perché vedete che già bisogna avere competenza nella chat. Bene, allora provo ad andare a parlare io e poi... Intanto potete scrivere oltre così. Sapere anche chi siete. Sì, scrivere. riusciamo in questo modo. Intanto siete riusciti a entrare? Sì. Ok. C'è già la prima domanda? Ah, Ulisse sei arrivato primo. Poi la prossima volta che anche noi ci riusciamo a organizzare meglio perché... Non ci sono riuscito, Emanuele. Devi fare, è molto l'espressione corporea, la mia proposta di definizione è sperimentare, scoprire nuovi contesti comunicativi attraverso il corpo, il gesto, la musica e le diverse discipline sportive, perché ogni disciplina sportiva ha un diverso linguaggio del corpo, e mettendosi in gioco su potenzialità corporee scarsamente esplorate nella quotidianità. E quindi scoprire e esplorare varie nuove possibilità di movimento significa suscitare la curiosità nei ragazzi e quindi imparare a imparare per maturare nuove competenze. In questo progetto l'espressione corporea vuole essere un momento utile a smuovere i ragazzi, a motivarli al movimento, consegnando loro le competenze per scegliere con entusiasmo e consapevolezza uno stile di vita rivolto allo sport e long life learning. Ok? Adesso ho fatto la domanda. Qualcuno aveva già risposto anche prima, adesso potete, quindi quello che ha risposto prima può rispondere a cos'è per te l'espressione corporea. Sì. Per me era un'altra cosa. Per te è un'altra cosa? Esatto, infatti adesso... Avrei risposto un'altra cosa. Scrivilo. Adesso Sì, scrivi. Potete dire la Sì, vostra. sì. Cos'è per te l'espressione corporea? Quindi Sì. proprio una vostra opinione personale, proprio una bella opinione personale. E così non si può avere delle opinioni non scientificamente comprovate. La postura e il movimento Il proprio. proprio essere, sì. Sì, sì. E quindi attraverso la postura e il movimento il proprio essere. Sto leggendo intanto le... Vuoi leggere qualcuno? Sì, Le leggo io? sì, sì. Allora, tramite espressione corporea è per me mettersi in gioco, cercare di trasmettere qualcosa a chi ci guarda, sentendosi liberi, senza barriere né limiti, sì. Tramite il movimento... Dove è andato tramite il movimento? Purtroppo. Ok, tramite il movimento trovare una forma di espressione non verbale per comunicare e raccontarsi, sì. L'espressione corporea è per me mettersi in gioco, cercare di trasmettere qualcosa a chi ci guarda, tramite il movimento trovare una forma di espressione non verbale per comunicare e raccontarsi, l'armonia fra corpo e mente, assolutamente sì, esprimere fisicamente le sensazioni, le emozioni interiori legate alla disciplina di appartenenza, nel mio caso, sì. È una forma di comunicazione che può esprimere efficacemente quanto la forma verbale. Un modo di comunicare attraverso un linguaggio non verbale può essere un modo per conoscere meglio chi abbiamo di fronte, sì. Stati d'animo, sentimenti, disagi, assolutamente sì. Dare senso al gesto sportivo con armonia, sì. Io credo che tutte queste risposte abbiano valore e siano interessanti. Perché l'espressione è come se io avessi chiesto che cos'è il linguaggio, che cos'è la poesia. Ognuno di noi ha effettivamente un'interpretazione, un'idea, che riporta però, mi sembra, a un discorso comune, che è quello appunto della comunicazione, dell'espressività, della libertà, della spontaneità, del movimento e anche del gioco, del divertimento. E dunque,
Ecco, questa è una progressione, la progressione che vi propongo